Stefano ha 47 anni, fa l'infermiere di notte in un ospedale della Ciociaria. Per 23 anni ha creduto che il pericolo fosse fuori casa, i codici rossi, le notti in corsia. Si sbagliava. Il colpo di scena arriva di giovedì sera, in uno spogliatoio, e no, non è quello che state pensando. E vi prometto, sentirete anche come ne è uscito. Stefano ha trovato il coraggio di mettersi a nudo e raccontarci tutto. Se vuoi aiutarmi a portarti altre storie così, lascia un like, a te costa un secondo, per noi vale tutto. E scrivimi nei commenti, tu cosa avresti fatto al suo posto? Qui ogni settimana ci sono storie vere come questa, iscriviti così non le perdi. Stamattina ho preparato la colazione ai miei figli, li ho accompagnati a scuola e sono tornato a casa fischiettando. Una cosa da niente, lo so. Ma 2 anni fa, se mi aveste visto, non ci avreste scommesso un euro. 2 anni fa passavo le notti nel parcheggio dell'ospedale, seduto in macchina col motore spento, perché non avevo il coraggio né di entrare al lavoro né di tornare a casa. Mi chiamo Stefano, ho 47 anni, faccio l'infermiere da 23. Turni di notte, reparto di medicina, ospedale di Frosinone. Vivo in un paese della Ciociaria, uno di quelli dove, al bar della piazza, sanno le cose prima ancora che succedano. Ho sempre pensato che il pericolo fosse fuori casa, i codici rossi, le famiglie che ti crollano addosso alle 3 di notte, le strade ghiacciate d'inverno quando stacchi alle 6. Casa mia era il posto sicuro. Mi sbagliavo. Con Ilaria eravamo sposati da 11 anni. 2 figli, Giulia, 9 anni, e Pietro, 6. Una vita normale, incastrata come un puzzle. Io di notte in corsia, lei di giorno alla scuola materna dove lavorava, i nonni a coprire i buchi. Non era una vita da film, era una vita vera, o almeno così credevo. Il primo segnale non è stato un messaggio, un rossetto, un nome. È stato un tono. Ilaria aveva smesso di lamentarsi dei miei turni di notte. Per 10 anni mi aveva detto «Ancora la notte? Ma quando li cambi questi turni?» Poi, da un giorno all'altro, niente. «Vai tranquillo, ci penso io ai bambini». Detto così, con una leggerezza nuova, quasi allegra. Uno normale ci avrebbe visto una moglie diventata più paziente. Io, sul momento, ci ho visto solo una moglie stanca di ripetere sempre le stesse cose. Ma il mio lavoro è leggere i dettagli. Una saturazione che scende di 2 punti. Un paziente che smette di lamentarsi non perché sta meglio, ma perché non ha più la forza. In corsia lo chiamiamo occhio clinico. A casa l'avevo tenuto spento per mesi. Quando l'ho riacceso, ho cominciato a vedere. Il telefono sempre a faccia in giù sul tavolo della cucina. La suoneria tolta per i bambini, diceva. La palestra che da 2 sere a settimana era diventata 3. Poi anche il sabato mattina. Un profumo nuovo che non le avevo regalato io e che non metteva mai quando uscivamo insieme. Le risposte a metà: con chi eri? Con quelle del corso. Quali? Vago, sempre vago. E lei che cantava mentre stendeva i panni sul balcone. Sembra una cosa bella, una moglie che canta. Dipende per chi canta. L'ho scoperto un sabato pomeriggio di ottobre. I bambini erano dai nonni, Ilaria in palestra. Ho preso il tablet dei ragazzi per controllare il registro elettronico di Giulia e appena l'ho acceso sono comparse le notifiche. WhatsApp web. Ilaria l'aveva collegato mesi prima per mandare le foto alla maestra e non l'aveva mai scollegato. Una chat salvata con una lettera sola. F. Mi manchi. Quando ha la notte questa settimana? Pensavo a ieri. Non ho aperto la chat. Non subito. Sono rimasto in piedi con quel tablet in mano, in mezzo alla cucina, e ho sentito le orecchie fischiare
come dopo un botto. Poi le mani fredde. Fredde davvero, come quando tocchi un paziente che se n'è andato da un'ora. Mi sono seduto sul pavimento della cucina, con la schiena contro il frigorifero, e ho letto. Tutto. C'era la mia vita lì dentro, raccontata a un altro, i miei turni, le mie stanchezze, perfino una battuta che avevo fatto a cena la settimana prima, riportata a lui con la faccina che ride. Quel pomeriggio ho riscaldato la stessa tazza di caffè 4 volte senza mai berla. Quando Ilaria è rientrata col borsone della palestra e le chiavi che tintinnavano nell'ingresso, ho pensato: ecco, questo rumore lo sento da 11 anni e da oggi non lo sentirò mai più allo stesso modo. Ho aspettato che i bambini dormissero, poi ho messo il tablet sul tavolo, tra noi due, e ho detto solo: chi è F? Prima ha negato. Ma che dici? È una del corso. Sei impazzito? Poi ha capito che avevo letto tutto e ha cambiato faccia. Non le avevo mai visto quella faccia in 11 anni. È successo, è stato un errore. 3 mesi, Stefano. È già finita, te lo giuro. Chi è? Non lo conosci? Uno di Frosinone. Si chiama Franco. 3 mesi. Uno di Frosinone. Franco. Segnatevi queste 3 bugie, perché tornano. Adesso dovrei raccontarvi che ho reagito da uomo maturo. Non è andata così. Sono rimasto in casa per i bambini, dicevo, ma la verità è che avevo paura di uscire da quella porta e non sapere più chi ero, e in quei mesi ho fatto tutto quello che non si dovrebbe fare. Le controllavo il telefono quando rientravo dalla notte, alle 6:30, mentre dormiva, al buio, in punta di piedi, con lo schermo che mi illuminava la faccia come un colpevole. Annusavo il suo cappotto appeso all'ingresso. Ho ricominciato a bere il bicchiere di troppo in garage, da solo, come un ladro in casa mia. E una sera, per una sciocchezza, un piatto lasciato nel lavandino, ho urlato. Ho urlato in una maniera che non era mia, con una voce che non riconoscevo. Quando mi sono girato, Pietro era in cima alle scale col pigiama dei dinosauri e piangeva senza fare rumore. Di quella sera mi vergogno ancora oggi. L'unica cosa che mi teneva in piedi era Marco, amico da una vita, compagno di calcetto del giovedì, testimone al mio matrimonio. Veniva a casa con la pizza, mi ascoltava per ore, mi versava da bere. Pensa ai bambini, dalle una possibilità. Queste cose capitano e passano. E poi le domande: ma come l'hai scoperto, di preciso? Lei che ti ha detto? Le controlli ancora il telefono? Io rispondevo a tutto, grato di avere qualcuno. Mi sembrava interesse, era ricognizione. Passarono i mesi. Io e Ilaria provavamo a ricucire. Qualche cena fuori, perfino un colloquio da una consulente di coppia a Frosinone. Certe sere mi convincevo che ce l'avremmo fatta. Certe sere lei mi prendeva la mano sul divano e io lasciavo fare. E mi odiavo un po' per quanto ci speravo. Poi arrivò quel giovedì di calcetto. Fine partita, spogliatoio che sapeva di erba sintetica e borotalco. Marco sotto la doccia che fischiettava. Il suo telefono era sulla panca, accanto al mio borsone. Ha vibrato. E il telefono di Marco si è illuminato sulla panca. Non l'ho nemmeno preso in mano. Non ce n'è stato bisogno. La notifica era lì, in anteprima. Ila ha ricominciato a fidarsi. Giovedì alla notte. Vieni dopo le 11. Ila. Come la chiamavo io? Non Franco, Fanelli. Marco Fanelli. Sono rimasto seduto sulla panca con una scarpa in mano. Per non so quanto. Sentivo l'acqua della doccia, il suo fischiettare, le voci degli altri nel corridoio. Ho fatto una foto allo schermo col mio telefono, mano ferma, non so come. Poi l'ho aspettato fuori, nel parcheggio.
Quando è uscito coi capelli bagnati, gli ho messo la foto davanti alla faccia. È diventato bianco. Stefano, ti posso spiegare. Gli ho piantato una mano sul petto e l'ho spinto contro il muro. E per un secondo, ve lo giuro, ho visto tutto nero. Poi mi sono visto da fuori. 47 anni, in un parcheggio di paese, a un passo dal rovinarmi la vita per uno che non valeva niente. Ho abbassato la mano. 11 anni di amicizia. Gli ho detto, ti sei mangiato pure quelli. E me ne sono andato. A casa non ho urlato. Ho messo il telefono sul tavolo, la stessa scena di mesi prima, e ho detto piano, Franco, uno di Frosinone. 3 mesi. Ilaria ha guardato la foto e si è coperta la bocca con la mano. Quella notte è venuto fuori tutto. Non 3 mesi, 8. 8 mesi. 8 mesi di cene, di amore mio, di progetti per l'estate. 8 mesi di Marco, seduto al mio tavolo, a darmi consigli su come salvare il mio matrimonio. 8 mesi di bugie con 2 firme sotto. Ho dormito in macchina, nel parcheggio dell'ospedale, e nelle settimane dopo ho toccato il fondo. Bevevo, dormivo 3 ore, entravo in reparto come un fantasma in divisa, finché una notte ho preparato una terapia e Antonella, la collega più anziana, mi ha fermato il polso a mezz'aria. Avevo in mano il dosaggio sbagliato. Sbagliato di brutto. Lei ha rimesso la fiala nel carrello. Mi ha guardato negli occhi e ha detto piano, per non farsi sentire dagli altri, Stefano, così ammazzi qualcuno. Vai a casa. Solo che casa io non ce l'avevo più. La svolta è arrivata da 10 parole scritte col pennarello. I panini per la pausa notturna me li preparavo da solo. Era rimasta l'unica cosa che facevo per bene. Una notte, alle 4, apro il sacchetto in sala infermieri e ci trovo un biglietto piegato in 4. Giulia, papà, ti voglio bene anche quando sei triste. Ho pianto come non piangevo dalla morte di mio padre, da solo, con un panino in mano e le macchine del caffè che ronzavano. E lì ho deciso. Mia figlia mi vedeva anche quando io non mi vedevo più. Toccava a me farmi trovare in piedi. Il giorno dopo ho chiamato un avvocato e ho avviato la separazione. Ho trovato un appartamento piccolo, 2 strade più in là, apposta per poterli portare io a scuola la mattina quando stacco dalla notte. Ho chiesto aiuto. Io, che in vita mia l'aiuto l'avevo solo dato, mi sono seduto davanti a uno psicologo sentendomi ridicolo. Ci sono tornato ogni settimana per 1 anno. Ho smesso col bicchiere in garage. Ho ricominciato a correre all'alba dopo il turno, quando il paese dorme e la ciociaria è tutta nebbia e campanili, e l'unica cosa che senti è il tuo fiato. Non è stata una linea dritta, non ve la racconto così. Certe notti controllavo ancora il suo profilo alle 3. Una volta ho parcheggiato sotto la casa, che era stata mia, e sono rimasto lì 20 minuti, come uno scemo, a guardare la luce della cucina. E in paese si parlava e come. Al bar della piazza abbassavano la voce quando entravo. Ho imparato a ordinare il caffè guardandoli negli occhi, uno per uno. Poi sono arrivate le piccole vittorie. La prima carbonara nella cucina nuova, coi bambini che apparecchiavano storto e ridevano. Pietro che una sera ha detto «Mi piace casa tua, papà». La prima notte di sonno tutta intera. Oggi sono passati 2 anni. Con Ilaria ci salutiamo al cancello della scuola, parliamo di compiti e di pediatra e non mi trema più niente dentro. Con Marco è durata 4 mesi, mi hanno detto. Non ho provato gusto a saperlo.
Ho provato solo una specie di pace stanca, come dopo una febbre lunga. Cosa ho imparato? Che non è vero che il tempo guarisce tutto. Il tempo passa e basta. Sei tu che devi guarire, un turno alla volta, come i miei pazienti. E poi una cosa che dico da infermiere. I dettagli mi hanno salvato la vita in corsia 1000 volte e alla fine i dettagli mi hanno salvato anche fuori. Guardateli, i dettagli. Ma soprattutto, se cascate, parlatene con qualcuno. Non fate i duri come ho fatto io per mesi. Solo, sceglietevele bene, le persone con cui parlare. Perché il mio errore più grande non è stato fidarmi di mia moglie. È stato raccontare il mio dolore proprio all'uomo che me lo stava causando. Stamattina, tornando da scuola, fischiettavo. Una cosa da niente, lo so. Ma per uno che 2 anni fa non riusciva nemmeno a scendere dalla macchina, vi assicuro, è tutto. Il tempo passa e basta. Sei tu che devi guarire, un turno alla volta. Stefano l'ha imparato nel modo più duro, ma l'ha imparato. Se questa storia ti ha toccato, qui accanto ne trovi un'altra che devi assolutamente sentire. Ci vediamo lì.